Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vi farò vedere come cambiare il filtro dell'olio e l'olio nel Yamaha VR 250R. Ovviamente per fare questo abbiamo bisogno di un filtro e io ho preso un iFlow HF140. L'olio, in questo caso io utilizzo il Katana della Ipon, un 10W50, e in più da AliExpress ho ordinato una scatola filtro blu in alluminio da sostituire all'originale. Adesso vi farò vedere passo passo come fare. Per prima cosa dobbiamo smontare il carter che è posto qua sotto a protezione del motore. In questo caso io il carter l'ho già smontato ed andava qui. È fissato da due viti qui, una qua e altre due qua sotto. Ovviamente sono usciti una marea di sassi, ma questo è un altro problema. Il mio è tutto imberlato a seguito di vari sassi e colpi che ha ricevuto, quindi prima di rimontarlo lo ribatterò in modo da farlo tornare perfettamente pari. Adesso la prima cosa da fare è rimuovere il bullone per vuotare il motore dall'olio, che in questo caso è questo. Per togliere questo bullone, ovviamente prima mettete sotto una bacinella per raccogliere l'olio. Abbiamo bisogno di una chiave esagonale di 17. Nel mio caso io l'ho già allentato. Fate questa operazione sempre quando il motore è già caldo, in modo da vuotarlo perfettamente dall'olio. Iniziamo a svitare le viti 1, 2 e 3 che racchiudono il filtro dell'olio. Ora che di olio quasi non ne esce più, iniziamo a smontare il carter del filtro dell'olio. Utilizziamo una chiave esagonale di 8 e rimuoviamo i 3 bulloncini. Ecco qua che si è già aperto. Lasciate sempre la bacinella sotto in modo da far scolare per bene l'olio. Questa guarnizione non bisogna perderla ed è importante tenerla in un posto pulito e lontano da polvere. Ed ecco a voi il nostro filtro. Filtro nuovo, filtro vecchio. Adesso puliamo per bene la sede dove va alloggiato il filtro. E bisogna pulire a modo anche la sede dove va a lavorare l'OR, con la guarnizione di gomma nera. Questa è una guarnizione da non perdere, assieme ovviamente all'altra guarnizione importante che è questa qua nera, che andremo a togliere per metterla sopra al supporto nuovo. Perfetto, adesso che è tutto pulito non ci resta che rimuovere la vecchia guarnizione OR dal vecchio supporto, dalla vecchia cover del filtro e metterla sul nuovo. Per eseguire questa operazione ci avvaliamo di un piccolo cacciavite a punta piatta, stando attenti di non rovinare la guarnizione, eccola qua. Poi, come potete vedere, questa è la cover originale di Yamaha e questa invece è quella fatta dalla Nice CNC, presa su AliExpress per direi una decina di euro, adesso non mi ricordo esattamente, e ovviamente sono identiche, perfettamente uguali, quindi la qualità è ottima. L'unico consiglio che vi do è quello di soffiare all'interno di questo foro nel caso ci sia rimasti dei truccioli di lavorazione. Evitate di infilarli direttamente dentro al filtro. Io l'ho già fatto e in questo caso non c'era assolutamente niente, quindi lo posso già montare. Mettiamo quindi la guarnizione OR vecchia sulla cover nuova. Per fare un lavoro come si deve era necessario sostituire l'OR, ma in questo caso non è un gran problema.
Mettiamo il filtro nuovo, ci centriamo con questa linguetta all'interno del foro del filtro e rimontiamo i nostri tre bulloni. Io utilizzo sempre frenafiletti, una goccia di frenafiletti nella testa del bullone per evitare problemi futuri. Perfetto ragazzi, abbiamo appena finito di stringere i 3 bulloni, gli abbiamo messo il frenafiletti, abbiamo stretto con una forza non superiore al 10 Nm. Ho nel frattempo raddrizzato un po' le botte che erano presenti nel carter, è stato sigillato il tappo di scarico dell'olio, anche qui utilizzando del frenafiletti. Adesso rimonterò il carter. Carter rimontato, adesso non facciamo altro che aggiungere la quantità di olio prevista, che abbiamo detto che è circa 1,2 litri. Adesso non ci resta che accendere la moto e provare. La moto dritta, accendiamo. L'olio va in circolo, lo lasciamo così, controllando che non cali troppo. La moto così è quasi perfettamente dritta, quindi se questo è il livello ne aggiungiamo appena un altro etto e mezzo e buona. Rieccoci tornati in garage dopo la prova. Il controllo da eseguire dopo aver sostituito l'olio è quello di rimuovere il tappo di spurgo, che lo potete vedere qui. Lo togliete, accendete la moto e se tutto va come deve andare vi inizia a saltare fuori un sacco di olio, quindi state pronti a spegnerle e a richiuderlo. In questo caso, se come potete vedere da qua è uscito l'olio, vuol dire che la sostituzione è stata eseguita correttamente, non ci sono problemi nell'impianto di lubrorefrigerazione del motore e pertanto possiamo considerare concluso il nostro lavoro. Bene ragazzi, anche per oggi il video si conclude qui. Abbiamo eseguito il cambio di olio e filtro nella Yamaha VR250R e ci vediamo alla prossima con il meccanico del Domingo. Ciao!